Gianni alias GTI per Solo Palmari. Siamo all'ultimo appuntamento con HTC Desire ed è arrivata l'ora di tirare le somme. Partiamo col dire che HTC Desire è uno smartphone che ha sicuramente molto di più da dire rispetto alle specifiche e alle caratteristiche hardware e software, che pure naturalmente richiedono uno spazio approfondito in una recensione. Per dovere di cronaca dunque entreremo in dettaglio anche in questa occasione elencando capacità e feature più o meno riuscite, ma prima soffermiamoci su quello che le schede tecniche non possono rivelare. HTC Desire ha tra gli altri meriti quello di non provare timori reverenziali nei confronti di chi che sia, e per chi che sia intendiamo ovviamente, non è un esempio fatto a caso, l'iPhone. Questa qualità fa del Desire un punto di svolta nella telefonia mobile, un nuovo ed ennesimo crocevia che in qualche modo condizionerà la storia del mobile computing. Lo smartphone Android riesce a coniugare performance, operatività, semplicità d'uso con versatilità, potenza, espandibilità apparentemente illimitata. Non c'è nulla o quasi che il device non riesca a fare, merito dell'agile multitasking, dell'affidabilità dei protocolli wireless, del buon bagaglio di memoria e della vigorosa CPU da 1 GHz. ma anche di una sempre più grande community di utenti appassionati e soprattutto sviluppatori, e grazie a questi ultimi, evidentemente ben motivati da Google, dai suoi partner e dalle loro strategie, che il parco di applicazioni cresce oramai a ritmi vertiginosi. Qui non siamo ancora naturalmente ai livelli dell'iPhone, ma c'è da giurare che Apple sta cominciando a sentirsi pedinata. Tra i punti di forza di HTC Desire c'è un argomento sul quale ci siamo soffermati più volte: la navigazione internet. Il browser nativo riesce dove nessun altro, a meno di compromessi. Visualizzazione delle pagine desktop-like, riproduzione di video in formato flash, renderizzazione veloce e puntuale dei contenuti, opzioni e personalizzazioni presenti in misura sufficiente persino agli incontentabili. La connessione dati è prestante tanto in modalità Wi-Fi stabile e dalla lunga portata, quanto attraverso le reti 3G. Fa il suo dovere il modulo GSM, ma è tra i pochi aspetti che nella punta di diamante di high-tech computer non ci ha del tutto soddisfatti. Quando chiamati in causa, i processi che gestiscono le telefonate tendono a rallentare il sistema, fortunatamente non in misura compromettente. Il metodo di input adottato, come sappiamo, è quello della tastiera virtuale, ben congegnata, in grado anche di dare una parvenza di feedback tattile attivando la vibrazione ad ogni pressione. Non può tuttavia garantire un livello di precisione pienamente soddisfacente. L'interazione con il display in punta di dita nelle funzioni di zoom e di panning è comunque confortevole e rassicurante. HTC Desire implementa anche un pad ottico da utilizzarsi per sfogliare i contenuti e scorrere elenchi e gruppi di icone. Per il suo impiego non è richiesta una lunga curva di apprendimento ed il comportamento può dirsi coerente e puntuale. Avremmo tuttavia preferito la tipica rotellina adottata invece dal Google Nexus One. Puntuale sembrerebbe persino inappuntabile il ricevitore GPS. Il suo comportamento è costante ed affidabile quando viene impiegato nei servizi di localizzazione sempre più presenti nelle applicazioni avanzate, preciso e sicuro nell'utilizzo per la navigazione. Abbiamo provato ad effettuare il rilevamento delle tracce anche con andatura molto lenta, lungo percorsi effettuati a piedi, per scongiurare l'ipotesi che l'antenna soffra di ritardi nella rilevazione dei satelliti. Anche questa prova è riuscita a pieni voti.
Pur propenso all'utilizzo business grazie agli strumenti di sincronizzazione push della posta elettronica e dal limitato supporto della tecnologia Exchange, HTC Desire, come il sistema Android, non rappresentano ancora uno strumento completamente adeguato alle esigenze lavorative. In questo campo corrono in aiuto applicazioni di terze parti, come ad esempio quelle che consentono di importare ed editare documenti Word tramite Google Docs, oppure programmi commerciali come Documents to Go, capaci forse di fare un po' meglio il loro mestiere. Per contro, la vocazione alla multimedialità è, come abbiamo già visto, spiccata. Non raggiungiamo le punte di smartphone progettati per la riproduzione e la registrazione di video ad alta definizione, ma guardare un film sul generoso e ben contrastato display AMOLED è un'esperienza gratificante. Per questo bisogna anche essere riconoscenti al sottosistema audio, grazie al quale ascoltare la musica è, come vediamo, anzi come sentiamo, un piacere. Peccato soltanto per il massimo livello del volume in cuffia, che avremmo sinceramente preferito più alto. Nessun problema invece nell'utilizzo dei diffusori acustici integrati. In viva voce l'audio è percepibile anche in situazioni difficili e grazie ad un ottimo sistema di soppressione del rumore anche gli interlocutori riusciranno a sentirci chiaro e forte durante le telefonate. Qualche appunto si può muovere forse al design. L'avevamo detto, ma ripeterlo non offenderà la sensibilità dei progettisti HTC. Il device avrebbe meritato un aspetto più distintivo, meno anonimo. Evidentemente i disegnatori hanno preferito conferire al terminale un portamento elegante, sì, ma allo stesso tempo particolarmente sobrio. L'unica concessione alla ricercatezza in uno smartphone che fa del look minimalista la sua ispirazione è la cornice metallica che circonda il display. Ad entusiasmarci davvero poco invece è stata la batteria. Con un utilizzo intenso ma non esasperato, ricorrendo a Wi-Fi e a Bluetooth in più occasioni, l'autonomia può garantire un utilizzo continuato solo fino a sera, non di più. Si consideri tuttavia che il modello utilizzato nelle prove è un prototipo. Le performance sotto questo profilo potrebbero sensibilmente migliorare nella versione retail del device. HTC Desire può dunque dirsi un dispositivo riuscito, riuscitissimo, high-tech computer, forse anche per non deludere le aspettative di Google, che dello smartphone ha commissionato la realizzazione per dar vita al suo Google Nexus One. Ha evidentemente profuso il massimo impegno. La cura del dettaglio nella realizzazione dell'impianto hardware è evidente, certosina. Il resto del lavoro l'hanno fatto Android, che con la versione 2.1 Eclair del sistema operativo ha raggiunto obiettivamente un buon grado di maturità, e HTC Sense, un'interfaccia utente capace di arricchire e domare qualunque piattaforma.